Buongiorno a tutti e bentornati in compagnia della vostra me. Sono qua oggi circondata dai libri perché si parla di libri. Sono appena tornata dalla città e qua a Trento probabilmente, non so se si fa anche nelle altre città, comunque da noi fanno una cosa meravigliosa, cioè ogni anno la biblioteca decide di mettere in vendita i libri che alla fine non possono più dare in prestito perché sono beceri e ormai distrutti. Per cui invece che mandarli tutti al macero fanno sta cosa intelligente, si autofinanziano e vendendo appunto i libri dismessi. Si fanno il primo giorno, non so, una cosa tipo 6 euro, il secondo giorno insomma abbassano i prezzi, andando avanti giorno in giorno c'è sempre 1 euro in meno e oggi erano 2 euro, per cui la sottoscritta è andata a prenderne un po'. La ragione per cui questa cosa mi piace tantissimo è che sento molto la differenza tra quando vado in libreria a comprare un libro, che ho in mente quello che voglio, per cui vado lì e so il titolo, voglio questo, oppure guardo cosa c'è, però parto con l'idea mi serve un libro di questo tipo, mi serve un libro di quell'altro, perché altrimenti non vado a cercarlo, cioè se non ho qualcosa in mente, voglio leggere questa cosa qua, non vado a cercarlo. Invece con questo sistema succede che praticamente ci sono solo quelle 2 giornate lì in cui puoi andare, per cui non è che puoi aspettare di avere l'ispirazione per leggerti quello specifico tipo di libro. D'accordo, il mio italiano, ogni video il mio italiano diventa una cosa migliore. La cosa che mi colpisce è che proprio andando lì ogni anno e prendendo ogni anno qualcosa, mi è successo di trovare dei libri splendidi che non mi dicevano niente, cioè che non sarei mai andata a cercare, prima perché non li conoscevo, li ho presi veramente perché erano lì, mi ha incuriosito il titolo, per cui ho detto ma sì dai, proviamo a leggerli, vediamo come sono. E vi assicuro ragazzi che ogni anno scopro qualcosa che mi apre un mondo, per cui adesso ho preso l'abitudine, quando riesco e quando sono qua e vado appunto a farmi un giro e vedere cosa c'è. Quest'anno, come dicevo, sono appena tornata, ho qua il mio, si vede che è pesante, ne ho presi un paio, e la mia collezione di libri, per cui vi racconto un po' cosa ho preso, no? Allora, questo qua mi ha colpito per il titolo, diciamo che mi ha proprio presa l'immagine, l'aquila che si crede un pollo. Credo anche di aver già sentito il titolo, sembrava una cosa da ridere. Non so se è da ridere poi anche nel leggere il libro, però mi ha colpito questa premessa. No, guarda, è da ridere perché dice un volume ricolmo di umorismo, per cui io conto che questa roba mi faccia ridere. Credo che sia, ecco, la versione moderna forse del Brutto Anatroccolo. Era nella sezione saggistica, quindi non è scritto probabilmente come un racconto, non lo so, ripeto, mi ha colpita l'immagine e è molto simpatica questa aquilotta, e io le cose simpatiche sapete che appunto quelle, soprattutto se hanno i fiocchetti, stavolta non ha i fiocchetti, vabbè. Il secondo libro è questo. C'è un bruttissimo riflesso sulla copertina perché appunto essendo della biblioteca li lasciano con sopra tutte le copertine. La strategia di Peter Pan è un personaggio che non mi è piaciuto particolarmente quando ho letto il libro, perché l'ho trovato estremamente infantile. Io adoro le storie per bambini perché hanno qualcosa di fanciullesco. Che proprio mi prende quella mentalità, il vedere il mondo non è solo innocenza ma è anche con apertura mentale. A volte ho la sensazione che crescendo ci adattiamo un po' a degli stereotipi e finiamo per vedere il mondo solo da quel punto di vista, all'interno di uno schema un po' ristretto, per cui l'idea di vederlo come un bambino, cioè con l'incapacità di riconoscere lo schema, mi piace molto. Il personaggio di Peter Pan però non mi è piaciuto perché l'ho trovato molto arrogante, molto infantile, e è l'arroganza che mi ha dato fastidio. Questo qua è sempre un saggio che però parla appunto di questa spontaneità della psiche, io con la psicologia non ce la faccio, della psiche infantile, e quindi in teoria difende quella che viene negativamente considerata come la sindrome di Peter Pan, cioè il non voler crescere, e in questo libro dovrebbe essere il contrario, cioè dovrebbe parlare o quantomeno analizzare i lati positivi di questa cosa, per cui siccome è una cosa che piace anche a me mi è incuriosita il titolo e leggerò. Andando avanti, questo non conosco l'autore, non conosco niente, era nella sezione fantascienza e come sapete io adoro la storia infinita che è questo mondo all'interno del quale il mondo della fantasia, il mondo ne ho già parlato diffusamente, meglio se taccio altrimenti mi faccio un'altra recensione, però mi sembrava questo libro proprio sulla stessa linea, quindi la possibilità di entrare in un mondo attraverso una porta, quindi una cosa molto simbolica, di quelle in cui si possono leggere varie cose, non so se è così, ma da come è presentato immaginate una tranquilla città moderna con il suo traffico di automobili, le sue strade asfaltate, i suoi semafori, i suoi svincoli. Una tranquilla cittadina qualsiasi che potrebbe in fondo trovarsi in un qualsiasi angolo della terra
C'è una sola condizione, che abbia un porto, che sia una città di mare. Poi provate a immaginarvi di passeggiare tranquilli nella zona portuale, fra moli, vicoli, magazzini, e di trovarvi all'improvviso davanti a qualcosa di anomalo. Un abito, il profilo di un edificio, una delle imbarcazioni all'ancora. Nessuna paura, siete già in un altro mondo. E questa cosa che attraverso un'immagine si possa viaggiare in un altro mondo l'ho trovata estremamente interessante, per cui vediamo sto libro com'è, ma le premesse sono buone. Andiamo avanti. E ovviamente io sono appassionata di fantascienza, non potevo non amare Guerre Stellari, questo non l'ho mai letto, per cui era da comprare, scusate, sono io, devo farmi riconoscere. Non analizzo più di tanto, anche perché, vabbè, c'è chi piace, c'è chi non piace. E questo ultimo, ma non meno importante, signori, questo in realtà penso di averlo già letto, però mi era proprio piaciuto e soprattutto lo stavo cercando da secoli, una cosa così o questo proprio, e l'avrei pagato anche 30-40 euro, perché è difficilissimo trovare delle racconti, come si chiamano, le leggende tradizionali, e ci sono tantissimi autori che fanno rielaborazioni, che scrivono leggende, ma sono leggende moderne. A me mi interessavano proprio quelle originali, quelle antiche, e ce n'erano tantissimi libri di fiabe e leggende, solo che se li compravo tutti mi sbancavo, per cui magari passerò nei prossimi giorni a vedere cosa è rimasto e raccolgo su anche quelli. E come dicevo, sì, mi piacciono molto le leggende, mi piacciono molto le fiabe, sapete che ho la passione, sono un po' malata di queste cose, per cui sono stata contentissima, veramente sto qua l'ho cercato per non so quanto, e finalmente avevo anche quello di Mario Neri, non mi ricordo neanche come si chiama, che però non mi piace come scrive, perché racconta, non so, come il biglietto della spesa, è di una noia mortale, scusate, lo so che è famoso, lo so che c'è lui che è il più quotato, ma a me come racconta non piace, per cui non lo compro, e ripeto, contentissima di aver trovato questa cosa. Ecco, al solito, se troverò qualcosa di particolarmente interessante vi recensisco il libro specifico. Nel frattempo sapete che da noi c'è questa possibilità, e se avete occasione di passare di qua proprio in quei giorni, vi consiglio di andare anche voi a provare a curiosare cosa c'è in questa biblioteca e andare a prendere su proprio i titoli che vi colpiscono, indipendentemente dall'argomento, indipendentemente se avete voglia di leggerlo in quel momento. Cercate i titoli, guardate, puntate il titolo che vi cattura l'attenzione, e ripeto, io ogni anno scopro almeno un libro, ne prendo tantissimi, ne prendo una decina, però ce n'è puntualmente uno che è proprio azzeccato e che vale tutti gli altri che sono da cestinare. Questo per oggi è quanto, ci sentiamo la prossima settimana con un altro video. Se siete curiosi di vedere le altre cavolate che faccio, leggere recensioni o quant'altro, sapete che le trovate sul mio canale, insomma sfogliatevi un po', arrangiatevi anche voi, dai.